Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa maglietta ad uncinetto. È una maglia grande con le ali a pipistrello, non ci sta tutta nell'inquadratura, ma tanto avete visto le foto e avete capito di cosa stiamo parlando. Non skippate l'intro perché nell'intro vi parlo di misure, del filato, di come adattare lo schema a qualunque misura vogliate lavorare e di come è strutturato in generale questo lavoro. Il tutorial è lungo perché, come vedete, ci sono tante lavorazioni diverse e quindi l'ho diviso in più parti. Questo fatto che ci siano tante lavorazioni diverse ha reso per me, e sono sicura anche per voi, il lavoro divertente e mai noioso. Iniziamo dal centro lavorando i quadrati e facciamo il pannello del davanti e il pannello del dietro. Sul dietro ho fatto questi due quadrati in più in modo che lo scollo sul dietro fosse più alto, ma se voi lo volete ampio anche dietro, evitate di fare queste due mattonelle. Fatti i pannelli del davanti e del dietro, faremo 2 righe di catenelle per unirli e queste righe di catenelle saranno lunghe quanto volete a seconda di quanto profonda volete la scollatura. Fatto questo, faremo queste 2 fasce di lavorazione in verticale lavorando 2 righe, ripetendo 2 righe, e poi facciamo questa parte della manica con questa lavorazione a simil filet e per ultima questa lavorazione in obliquo, e poi non ci resterà che fare le finiture. Fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Io vi devo dire che in assoluto è lo schema che ho creato che mi piace di più, però chiaro, questo è uno stile un po' particolare, quindi capisco che magari non incontra il gusto di tutti. Lo schema fa la differenza, ma una grande differenza ha fatto anche il filato che ho scelto, che è un filato che cambia colore di suo, creando queste sfumature, a mio avviso, meravigliose. Il filato che ho usato è il Linello di Langyarn, è un filato meraviglioso, come avete visto dal risultato. La composizione è 40% lino, 32% cotone, 28% viscosa. Sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 280 metri e hanno queste sfumature meravigliose. Li trovate in diversi colori. Se volete acquistare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno. Per fare la maglia io ho usato un uncinetto da 3,5 mm, voi testate la vostra mano facendo dei campioncini. Io ho provato il 3,5 e il 4 e ho scelto di usare il 3,5, e solo per le finiture, ma poi nel tutorial vi dico tutto, usiamo un uncinetto di mezza misura più piccolo, quindi io ho usato un uncinetto da 3 mm. La mia maglia è una taglia SM, ma in questo caso le taglie sono relative perché la maglia ovviamente è molto ampia. In ogni caso, per la mia maglia ho usato 4 gomitoli, alla fine pesa circa 390 grammi e come misure in altezza misura circa 51 centimetri. Nella parte bassa la circonferenza è di circa 41 cm, quindi totale 82, e da una manica all'altra è lunga circa 102 cm e come avete visto dalle foto le maniche mi arrivano circa sotto il gomito. Se dovete lavorare una S o una M piena, mantenete le 2 righe di quadrati e più o meno le righe che ho lavorato io anche di questa parte, che come vedete non è il totale
della circonferenza, ma è un po' meno. Se invece dovete lavorare una L o un XL, vi consiglio di fare 3 righe di quadrati in modo da mantenere un po' le proporzioni del disegno. Avrete uno scollo un po' più ampio, i quadrati occuperanno un po' più di posto, poi lavorerete un po' più di righe in verticale e poi la manica che più o meno sarà uguale. In ogni caso poi nel tutorial vi spiego tutto nel dettaglio. Per quanto riguarda le quantità, se io ho usato 390 grammi di filato, per una M piena forse prenderei 5 gomitoli, per una L 6 e per un XL 7, fermo restando che il grande restano sempre le maniche. In ogni caso, se vi restano delle domande scrivetele nei messaggi, io volentieri vi rispondo. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo le mattonelle. Facciamo un nodino iniziale, 4 catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella per chiuderle in cerchio. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Nel giro 1 lavoriamo 8 punti bassi e se vogliamo nel frattempo nascondiamo la codina di filo. 8 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel giro 2 lavoriamo 2 catenelle e nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo lavoriamo 2 punti alti non chiusi. 1 e 2. In totale abbiamo 3 punti alti non chiusi con le 2 catenelle iniziali. Chiudiamo insieme e facciamo 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni punto lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme. 1, 2, 3 e chiudiamo insieme e 2 catenelle. E ripetendo in questo modo lavoriamo tutto il giro. Sostituiamo l'ultimo archetto con una catenella e un punto basso nei primi 3 punti alti chiusi assieme. In questo modo otteniamo un archetto grande come 2 catenelle, ma ci troviamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Lavoriamo un punto basso e 2 catenelle per sostituire il primo punto alto e in questo archetto lavoriamo altri 2 punti alti. Nel prossimo archetto lavoriamo 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3 e nell'archetto successivo lavoriamo un angolo. In ogni angolo lavoriamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. E nell'archetto successivo lavoriamo un lato. Nel lato, in questo giro, lavoriamo 3 mezzi punti alti. 1, 2, 3. E alternando un angolo e 3 mezzi punti alti, completiamo il giro e poi alla fine completeremo anche il primo angolo. Quindi nel prossimo archetto lavoriamo un angolo, poi 3 mezzi punti alti, un angolo, 3 mezzi punti alti e poi vediamo come completare il giro. Ho lavorato tutto il giro, ora completiamo anche il primo angolo. Nel primo angolo abbiamo lavorato solo 3 punti alti, quindi qui lavoriamo 3 punti alti,
e l'archetto di 2 catenelle che sostituiamo con una catenella e un punto basso nel primo punto alto. Iniziamo il prossimo giro lavorando metà angolo in questo archetto, come abbiamo fatto nel giro precedente, lavorando 3 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri 2. In questo giro nel lato lavoriamo un punto alto tra le triplette del giro precedente, 3 punti alti, uno in ognuno dei mezzi punti alti del giro precedente, e un punto alto di nuovo tra le triplette. In totale, quindi sul lato lavoriamo 5 punti alti. Sugli angoli lavoriamo a angoli, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. E in questo modo completiamo tutto il giro, lavorando angoli negli angoli e sui lati 5 punti alti, uno tra le triplette del giro precedente, uno in ognuno dei mezzi punti alti e uno tra le triplette. E alla fine, come nel giro precedente, completiamo anche il primo angolo, lavorando 3 punti alti, e 2 catenelle. Qui potete chiudere la mattonella lavorando un punto bassissimo nel primo punto alto, fare una catenella di sicurezza e tagliare il filo, oppure, se preferite, potete fare la chiusura invisibile. Dopo aver fatto le 2 catenelle, tagliamo il filo, infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del secondo punto alto, in questo modo, e rientriamo al centro dell'ultima catenella che abbiamo lavorato e anche al centro del primo punto alto, della catenella che sostituiva il primo punto alto. In questo modo formiamo una nuova catenella, che è questa, che corrisponde al primo punto alto. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo tra i punti. Questo è lo schema della mattonella che lavoriamo. Lavoriamo per intero solo la prima mattonella. Per tutte le altre, mentre lavoriamo l'ultimo giro, ci agganciamo alle precedenti mattonelle. Vediamo come unire insieme 2 mattonelle mentre le lavoriamo. Ho iniziato il giro 4 da questo angolo, ho lavorato questo lato e sul prossimo angolo ci agganciamo sull'angolo della mattonella di fianco. Nell'angolo dobbiamo lavorare 2 catenelle, lavoriamo la prima e sostituiamo la seconda con un punto basso che lavoriamo sull'archetto d'angolo dell'altra mattonella. Appaiamo i rovesci delle mattonelle e nell'archetto lavoriamo un punto basso che serve per unire e conta come seconda catenella dell'archetto d'angolo di questa mattonella. Completiamo l'angolo lavorando 3 punti alti e agganciamo il lato.
ci agganciamo tra la tripletta d'angolo della mattonella di fianco e il primo dei 5 punti alti, qui in questo archetto. Entro nell'archetto, porto fuori il filo e mi fermo qui perché non abbiamo catenelle tra i punti sul lato e quindi ci fermiamo qui e lavoriamo il primo punto alto che dobbiamo lavorare tra le triplette del giro precedente. Filo sull'uncinetto, chiudo 2 come per tutti i punti alti e con la prossima chiusura chiudo tutto insieme. E in questo modo abbiamo unito il lato. Lavoriamo 3 punti alti, quelli che lavoriamo sui 3 mezzi punti alti del giro precedente. Qui se non entrate nel mezzo punto alto nel primo punto non importa, potete entrare direttamente nell'archetto. Lavoriamo gli altri 2 e prima di lavorare l'ultimo punto alto agganciamo di nuovo il lato tra il quinto punto alto e la tripletta d'angolo. Qui entriamo qui, portiamo fuori il filo e lavoriamo il punto alto. Così lavoriamo 3 punti alti nell'angolo, la prima delle 2 catenelle e la seconda la sostituiamo con un punto basso che lavoriamo nell'archetto d'angolo dell'altra mattonella per unire. Completiamo l'angolo. Completiamo questo giro e poi vi mostro come agganciare gli angoli quando abbiamo già 2 mattonelle agganciate, come in questo caso, e vogliamo agganciare la terza, e poi vediamo anche come agganciare l'angolo quando agganciamo la quarta mattonella. Quando dobbiamo unire un angolo e abbiamo già 2 mattonelle agganciate, come in questo caso, lavoriamo la prima catenella, ci agganciamo con la seconda e ci agganciamo nel punto basso che abbiamo lavorato per agganciare le altre 2 mattonelle. Quindi lavoriamo una catenella e con la seconda ci agganciamo nel punto basso, prendendo sempre almeno 2 fili di questo punto, e lavoriamo un punto basso che corrisponde alla seconda catenella di questo angolo. E proseguiamo lavorando il resto dell'angolo e del giro. E questa è l'unione che otteniamo. L'ultima unione che ci resta da vedere è quella in cui uniamo l'angolo della quarta mattonella. In questo caso uniamo il lavoro in maniera diversa, usando sia la prima che la seconda catenella dell'angolo. La prima catenella dell'angolo la lavoriamo facendo un punto basso nell'archetto di questa mattonella. Così. La seconda catenella la sostituiamo con un punto basso che lavoriamo nell'archetto di questa mattonella. Qui. Completiamo l'angolo e il resto della mattonella unendo anche tutto questo lato. Prepariamo 2 pannelli di mattonelle, uno da 5 mattonelle per 2 per il davanti e uno da 6 mattonelle per 2 per il dietro. Il pannello dietro ha 2 mattonelle in più perché voglio che sul collo, dietro, la maglia sia più alta. Se voi la volete più scollata anche dietro, fate 2 pannelli da 5 per 2. In ogni caso, la cosa successiva da fare è collegare i 2 pannelli con delle righe di catenelle. Questa è l'ultima mattonella che ho lavorato, non ho ancora tagliato il filo e nell'ultimo archetto ho lavorato
una catenella e un punto basso nel primo punto alto della tripletta. Da qui parto con la riga di catenelle. Per la mia maglia io lavoro 30 catenelle. Lavorate tutte le catenelle che ci servono, colleghiamo il pannello del davanti e lo colleghiamo con un punto bassissimo nella seconda catenella dell'archetto d'angolo. E qui facciamo una catenella di sicurezza e intanto non tagliamo il filo. Usando l'altro capo del gomitolo o un altro gomitolo prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo anche la catenella dall'altra parte. Abbiamo unito questa parte, uniamo anche l'altra parte. Ci agganciamo con un punto bassissimo nella seconda catenella dell'angolo e lavoriamo lo stesso numero di catenelle che abbiamo lavorato dall'altra parte. E come prima ci agganciamo nella seconda catenella d'angolo della mattonella dell'altro pannello con un punto bassissimo. Facciamo una catenella di sicurezza e non tagliamo il filo. Mettiamo dei marker in modo che il lavoro non si disfi. In questo modo appunto abbiamo agganciato il davanti con il dietro. A questo punto io vi consiglio di provare questo pezzo per verificare che il numero di catenelle che avete lavorato sia effettivamente giusto per lo scollo che volete per la vostra maglietta e per la lunghezza che volete, considerando che poi qui sotto manca ancora un pezzo di lavorazione. Una volta definito che il numero di catenelle che abbiamo lavorato è esatto, tagliamo il filo e togliamo il marker sia da una parte che dall'altra. Dopo aver lavorato la parte centrale con le mattonelle e fatte le catenelle per unire il davanti e il dietro, lavoriamo altre due parti della blusa. Questa prima parte in cui lavoriamo una ripetizione di 2 righe e poi questa lavorazione simil filet per creare questi quadrati traforati. Per prima cosa lavoriamo una riga in cui lavoriamo un punto alto in ogni punto e lavoriamo sul dritto del lavoro, quindi una volta inizieremo da dietro e dall'altra parte inizieremo da davanti. Iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dell'angolo e lavoriamo un punto in ogni punto in costa dietro, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Un punto alto in ogni punto, che vuol dire che lavoriamo 13 punti per ogni mattonella. Lavoriamo un punto alto anche nella prima catenella d'angolo da questa parte e per ogni mattonella lavoriamo 13 punti alti. Poi lavoriamo un punto alto nel punto basso che abbiamo lavorato per unire i quadrati, prendendo un filo, e cominciamo a lavorare sull'altra mattonella. Iniziamo lavorando un punto qui, che è quello che lavoriamo nella catenella d'angolo, e questo è 1, e poi un punto in ogni punto, sempre lavorando in costa, in modo da lavorare 13 punti alti per ogni mattonella. 13 e ripetiamo un punto nel punto basso, un punto nella catenella d'angolo e via così per tutte le mattonelle, lavorando
13 punti alti per ogni mattonella e un punto nel punto basso che abbiamo fatto per unire le mattonelle. Lavoriamo anche nella prima catenella d'angolo da questa parte dell'ultima mattonella e poi lavoriamo un punto alto in ognuna delle catenelle che abbiamo lavorato per unire il davanti e il dietro. In questo modo, e poi riprendiamo a lavorare sulle mattonelle dall'altra parte esattamente come abbiamo fatto di qua. Alla fine non è importante se in questa riga abbiamo un punto in più o un punto in meno, ma è importante che contiamo i punti in modo da lavorare lo stesso numero di punti anche dall'altra parte. Finiamo la riga come l'abbiamo iniziata, lavorando nella prima catenella d'angolo, giriamo il lavoro. Nel primo punto lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso e 2 catenelle e lavoriamo un punto alto anche nel prossimo punto. Una catenella ed ora iniziamo un punto alto nello stesso punto in cui abbiamo già lavorato. Entro, porto fuori il filo, chiudo 2, mi fermo qui, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti e nel terzo iniziamo un altro punto alto. E adesso chiudiamo tutto assieme. E vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutta questa riga. 2 catenelle, nello stesso punto in cui abbiamo già lavorato, iniziamo un punto alto, saltiamo 2 punti e nel terzo ne iniziamo un altro. E questi 2 punti li chiudiamo insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. 2 catenelle, nello stesso punto iniziamo un punto alto, saltiamo 2 punti e nel terzo ne iniziamo un altro e li chiudiamo insieme. E andiamo avanti in questo modo per tutta la riga. Alla fine della riga potreste trovarvi giusti con la ripetizione oppure no. Nel mio caso, per esempio, mi manca un punto e quindi nell'ultima ripetizione, anziché saltare 2 punti, ne salto 3. Chiudo i 2 punti alti insieme, lavoro una catenella e un punto alto nell'ultimo punto. Voi fate gli aggiustamenti che servono, per esempio saltando un punto in più oppure un punto in meno per finire la riga in questo modo. Ed ora dobbiamo solo ripetere queste 2 righe. In una riga lavoriamo un punto in ogni punto e nell'altra riga lavoriamo il punto traforato. Giriamo il lavoro e vediamo come lavorare un punto in ogni punto, un punto alto in ogni punto, quando lavoriamo sul punto traforato. Sostituiamo il primo punto alto con un punto basso e 2 catenelle. Lavoriamo un punto alto nell'archetto di una catenella, un punto alto nei 2 punti alti chiusi assieme e negli archetti di 2 catenelle lavoriamo un punto alto nell'archetto e un punto alto nella seconda catenella. In questo modo distribuiamo meglio i punti e andiamo avanti in questo modo lavorando un punto alto in ogni punto. Andiamo avanti in questo modo alternando una riga di punti alti e una riga di punto traforato e a seconda della taglia che stiamo lavorando lavoriamo più o meno ripetizioni. Se state lavorando una taglia S lavorate solo 2 ripetizioni, se state lavorando una M ne lavorate 3, se state lavorando una L 4 e così via. Aggiungiamo una ripetizione per ogni taglia in più che vogliamo lavorare e qualunque sia la taglia che state lavorando, alla fine finiamo lavorando una riga di punti alti.